Prova? Mi sentite? In teoria si dovrebbe sentire, dovrebbe essere tutto ok. Vediamo. Vediamo se è tutto ok. Ok, è tutto ok, solo che è a fuoco il microfono e non me. Perfetto. Ciao l'incubo, come stai? Tutto a posto? Pronto dalla mia stanza con la lampada di sale rosa accesa e occhiali antrici blu. Madonna, se sei un campione, sai cosa ti dico, mi unisco. Orazio Masella 9175, buonasera, ciao Orazio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, come procede? Come state ragazzi? Tutto bene? Tutum. Vediamo se funziona. Niente, come non detto. Proprio identici ai tuoi, mi hai mandato il link su IG. Ah, perfetto. Ciao Alessandro. Bene, bene, tu bene, dai, bene. Una domanda, sentito l'ultimo di Stefan? Sono curioso. Intendi Stefano Umberluca? Non penso. Cioè, non sono al corrente del fatto che abbia rilasciato un nuovo profumo. Comunque bene, dai, sono un po' stanco, periodo un po' pieno. Sto cercando, come vi dicevo negli altri video, di continuare con questo nuovo tipo di contenuti e vediamo come va, vediamo come va. Tra l'altro ho fatto un video prima, praticamente Ale della Giusta ha fatto un video tipo sulla spiritualità in cui è andato a provare una sorta di droga strana in non so dove, in Messico, e ha detto un sacco di cavolate. Cioè, nel video c'è tanta disinformazione, non lui ha detto delle cavolate, ma nel video c'è tanta disinformazione purtroppo su questa parola spiritualità molto corrotta. Quindi volevo farci un video al riguardo. Ho messo un commento sotto il suo video e ho ricevuto tanti mi piace, quindi volevo fare un video a riguardo. Ho fatto un video reaction, però ho paura di aver avuto un'opinione troppo forte, quindi non so se pubblicarlo. Cosa dite? Secondo voi è giusto pubblicare un video anche se ho un'opinione molto forte e difendo questa cosa della spiritualità? Perché ho paura poi che ovviamente quando parli in Italia di spiritualità e di questi argomenti poi nei commenti ricevi sempre di tutto e di più. Le persone si sentono molto attaccate, quindi non so bene che fare. Tornerai? Ciao Alessandro, tornerai in Giappone? Chiede Alessandro. Sì, tornerò in Giappone, anche se probabilmente il prossimo viaggio ti dico già che sarà in Cina. Probabilmente con Claudia a fine anno stiamo pianificando un viaggio, faremo Shanghai, Taipei, quindi Taiwan, e Hong Kong e Macao un giorno. Quindi Hong Kong un po' di tempo e poi Macao, che ha attaccato. Per me ci sta a fare chiarezza sulla spiritualità. Ok, 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 ci sta. Devi dire quello che pensi, Alessandro. E va bene, allora lo posto. Speriamo, devo solo un po' editarlo perché è un po' lungo, però speriamo di non ricevere un ammasso di critiche, dai. Va bene, voi invece come state? Quando tornerai proprio a vivere qualche mese all'estero? Allora, dipende, probabilmente l'anno prossimo tornerò in Giappone per un po', e però attualmente, diciamo che allora per Capodanno cerco sempre di fare un viaggetto da qualche parte perché mi stufo stare a casa, non ho la compagnia di amici dove stare, quindi con Claudio ultimamente l'anno scorso siamo andati a Vienna, quindi mi ha detto vediamo qualche capitale. E però quest'anno invece abbiamo detto ma senti, ci sono dei voli che costano poco e andare tipo a Bruxelles o un'altra capitale europea ci costa diciamo la metà per 5 giorni, una settimana, di stare un mese in Asia.
compresi i voli. Quindi abbiamo detto, senti, andiamo a fare sto viaggio in Asia, quindi staremo un mese via. E poi a Tokyo ci tornerò probabilmente l'anno prossimo. Dico sempre quello che penso, dice Alessandro. Fai bene, fai bene, fai bene. Solo che non è facile poi quando lo posti online. Ti arriva sempre un po' di tutto, cioè non sai mai cosa ti arriva, ecco. Quindi probabilmente andremo lì. Alessandro 13B2B, la gente critica a prescindere, tu esponi semplicemente il tuo punto di vista basato tra l'altro su molte esperienze che hai vissuto in ambito spirituale, perciò hai tutto il diritto di farlo. Hai ragione, spero solo, cioè allora nel video continuo a dire che non sono contro, ma che semplicemente non mi piace, cioè non è nulla di personale, semplicemente è un modo di comunicare purtroppo sbagliato. Sono un attimino più grande di te. Ah, ok. Meglio, meglio, meglio. Benissimo. Ciao a tutti, ciao Adriano, come stai? Tutto bene? Tutto i posto? Ma se io faccio così? Mm? Uh, quindi vedremo. In caso se esce questo video lo vedrete allora questo weekend, probabilmente sabato. Tu proveresti mai quel tipo di stupefacenti usati nei video? No. No, ne parlerò anche in quel video lì perché purtroppo, allora, tutto ciò che è spiritualità, stato meditativo, cerca di liberarti da qualcosa, cerca di... aspetta. Cerca di liberarti, mentre quelle sostanze, diciamo che in qualche modo diventi dipendente da qualcosa di esterno per avere una certa esperienza. Quindi non sono molto d'accordo. E in più, a dirti la verità, creano un po' la sensazione opposta perché comunque sia tutto ciò che è meditativo ti fa avere una mente più lucida, mentre tutto ciò che è una sostanza che arriva dall'esterno comunque ti altera, quindi è il contrario. Tutto bene, ottimo. Buonasera, ciao Kawasaki, come stai? Come stai? Tutto a posto? Come state ragazzi? Tanto da fare? Io sì, anche troppo, non ce la faccio più. Ho veramente tanto da fare. Sto provando questo nuovo modo di fare video, quindi speriamo che vada un po' meglio, dai. Ecco qua. Ora dovrebbe essere a posto. L'incubo, mi piacerebbe restare in live, ma ho fatto una piccola pausa dal mio libro che sto studiando in questi giorni. Torno al lavoro, buona live. Non preoccuparti, l'incubo, tanto stasera è una chiacchierata così semplice e breve. Penso che faremo una mezz'oretta di live, quindi non preoccuparti. Poi questo weekend, se vorrai, molto probabilmente, se riesco, porterò Claudia e faremo una live interessante. Non te preoccupe. Quindi voi dite di farlo, il video, di postarlo. Va bene, allora lo posterò. Va bene, va bene. Allora, tra l'altro sono stato a Lucca Comics con Claudia, è stato molto carino, è stato molto carino. Ho comprato un paio di cose interessanti, ho fatto il video, lo shorts a riguardo, ho comprato questo anche. L'ho visto, ho detto devo comprarlo nello stand del Giappone. Vediamo se
Riesci a metterlo a fuoco. Niente, non lo metto a fuoco, vediamo se mi tolgo. Niente, non lo metto a fuoco. Vabbè, lo vedete da qua, è un micio, un gatto che fa lo Yokozuna, quindi il sumo. Alessandro. Comunque Marco, bellissimo l'ultimo video sul Lego spirituale, fa capire tanto. Oh, meno male, meno male. Sono molto contento che ti sia piaciuto. Purtroppo non ha ricevuto tante views quel video, è un peccato. Che occhiali stai indossando? Sto indossando occhiali per anti-luce blu. La luce blu purtroppo è la luce che rovina il sonno, il ciclo circadiano. Marco, quali sono i migliori integratori per la salute? Secondo te non si mangiano tante verdure e frutta? Allora, dipende, dovresti sempre fare delle analisi e capire di che cosa il tuo corpo ha bisogno, sicuramente. Diciamo che tendenzialmente per la maggior parte delle persone un multivitaminico non sbagli quasi mai, ecco, se lo prendi giusto e con i cicli giusti. Io consiglio spesso multivitaminico, un omega 3 e se proprio calcio, magnesio e zinco. Però ovviamente ogni corpo è diverso, ragazzi. Vediamo se purtroppo pioveva durante il Luca Comics, quindi non siamo riusciti a fare troppo. I padiglioni erano pienissimi, c'era tantissima gente, però è sempre bello da girare per Lucca sulle mura, è sempre interessante. Sempre interessante. Alessandro, mai pensato di provare a farli in inglese sulla spiritualità? Guarda, ti faccio vedere una cosa. Guarda, vediamo. Questo non dirlo a nessuno. Vediamo se va. Aspetta, questo è Google. Ale Artù, ciao, come va? Ciao Ale, come stai? Tutto a posto? Perché penso che in Italia non spinga tanto quanto potresti farli in inglese. E non so perché adesso non va a Safari. Comunque ho un canale separato in inglese in cui faccio solo quello. Ma anche tu la Non Nut November, mi chiede Ale. E no, no, perché la mia... perché penso che forzarsi nel fare qualcosa non sia mai la scelta giusta. Penso che sia una cosa che debba avvenire naturalmente e bisogna farlo in modo bilanciato, cioè fare un mese dell'anno in cui ti sforzi da un estremo all'altro, penso che non sia utile, anzi penso che vada solo a rovinarti. Penso piuttosto che bisogni trovare un equilibrio durante tutto l'anno da non essere né esagerati da una parte né dall'altra. Hai mai fatto il digiuno intermittente o digiuno 2-3 giorni? Certo. Il digiuno in yoga e kadashi è fondamentale almeno una volta o due al mese, fatto nel modo corretto e in determinati giorni in cui tendenzialmente il tuo corpo ogni tot ha bisogno di un po' di pausa dal cibo, dalla digestione, quindi ci sono dei giorni auspicabili per quello. Se fatto correttamente in realtà il digiuno intermittente lo faccio praticamente tutti i giorni. Il digiuno di un giorno intero lo faccio 2 volte al mese, barra una volta al mese. Questo è. Vediamo se riesco a fartelo vedere, ma mi sa di no. Si è bloccato. Vabbè, insomma. Comunque ho un canale in inglese in cui parlo solo di quello. Se tu vai sul mio profilo, sul mio canale YouTube e vedi le, i canali consigliati, c'è anche quello. Marco, che differenze ci sono tra le tecniche di respirazione come quelle di Wim Hof e le meditazioni? Non sono più o meno simili? Allora, in realtà non esiste la meditazione. Diciamo che puoi entrare facendo determinate pratiche in uno stato meditativo. Ci sono tantissimi tipi di meditazione, pranayam, c'è
Kriya, Kundalini, Karma, ci sono tantissimi tipi di meditazione. Diciamo che tendenzialmente quello che noi occidentali definiamo meditazione o stato meditativo ci si entra con varie pratiche. Il metodo Wim Hof è un tipo di pranayama, è un tipo di lavoro diciamo che va molto fisico, molto basato sull'energia, molto rudimentale ma molto efficace allo stesso tempo e può indurre in un particolare stato meditativo, può farti un attimo prendere leggerezza dal corpo, ecco. Però ogni pratica è diversa, ogni pratica è a sé. Cosa ne pensi di Naxos di Zerjov? Penso che sia uno dei migliori del brand, ma non è tra i miei profumi preferiti. Potresti fare un video in cui illustri i tipi di meditazione che hai provato e gli effetti di ognuna. Va bene, potrò farlo sicuramente, anche se ti dico che alla fine io mi sono specializzato in un tipo di meditazione particolare, che è il Kriya Yoga, semplicemente perché nonostante siano tutte molto valide, è un po' come fare 150 sport diversi, cioè magari puoi diventare fit, ma non diventi, cioè non ottieni risultati in niente. Se invece vuoi ottenere risultati devi concentrarti su una cosa singola e puntare su quella. Disse il capellone alle 9 di notte con gli occhiali arancioni. Tra l'altro stasera neanche musica di sottofondo. Oggi è proprio pace. Su cosa si basa la tua in particolare? Il Kriya è un tipo di azione interiore. Karma significa azione esteriore. Kriya è un tipo di azione interiore, quindi si concentra sulla parte interiore, diciamo sulla parte più energetica, tra virgolette, del corpo. Quindi è un po' più sottile, richiede più tempo, però è proprio molto spirituale. Ecco, molto spirituale. Si ha anche qualche effetto, qualche effetto, diciamo, a livello di corpo, a livello di mente, a livello di emozioni, ma è più una conseguenza naturale, più che un concentrarsi su quello. Mentre esercizi come quello di Wim Hof invece sono proprio puntati su determinati obiettivi anche corporali e molto più superficiali, cioè che lavorano sulla superficie. Samuel, che lavoro è che fai? Faccio contenuti su YouTube, Instagram, TikTok, eccetera. Alessandro, quanti anni hai? Ho 28 anni, 28. Conosci Lorenzo Biohacker? Cosa ne pensi? Non lo conosco. Non lo conosco purtroppo. Biohacking, diciamo che può essere un metodo, cioè, può essere interessante ottimizzare, diciamo, il corpo, perché alla fine si tratta di quello, biologia, di ottimizzare il corpo, ma il corpo arriva fino a un certo punto, nel senso, ok, diciamo che quando poi hai il benessere, quando poi stai bene da un punto di vista fisico, hai la salute, hai comunque delle limitazioni, ecco. Ma vivi vicino ad Desenzano? Più o meno. Io sono di Peschiera del Garda. E tu? Pronto? Prova. Sono di Iseo, sei mai venuto Marco? Non siamo neanche troppo lontani. Samuel dice sul lago d'Idro, caspita, ma siete tutti incredibile. Certo che ho presente. E sono andato sia sul lago d'Idro che sul lago di Iseo. Siamo tutti lacustri, però tre laghi diversi, penso un po'. Manca qualcuno di Como e siamo a posto. Alessandro Borgo, complimenti, sei un ragazzo intelligente.
Grazie Alessandro, troppo gentile. Troppo, troppo, troppo. Garda il migliore rimane però, allora dipende, sì, dipende. Diciamo che il Garda è bello d'estate, poi anzi in realtà ha tanta gente d'estate, quindi è bello ma è un po' invisibile se abiti qua. D'inverno diventa un po' vuoto. Ultimamente Peschiera l'hanno resa bella anche d'inverno, quindi ogni tanto c'è gente a vedere le luminarie, eccetera, però si spegne tanto, ecco. Poi adesso è finita anche la stagione di Gardaland, questo weekend era l'ultimo, quindi anche Gardaland non porta più tanta gente per ora. Per, per, chissà dov'è Matteo, chissà dov'è Marti. Sono tutti spariti i ragazzi dell'inizio. Io ho la casa a Lecco. Ecco, perfetto Alessandro. Ma sono nato a Milano. Ah, ok. Caspita. No, io Milano purtroppo non riesco. Purtroppo Milano non fa per me. Ogni volta che ci vado mi sento soffocare. Io a Lecco ho preso la macchina. Ah, ti è piaciuto fare l'università? Chiede Alessandro. Ma ti dico, in realtà ho studiato in un liceo, ho fatto il liceo linguistico, quindi l'università era un po' quasi obbligatoria come parte del percorso se volevo poi lavorarci. E quindi l'ho fatta, ma più che altro perché all'epoca non avevo idea bene di che cosa fare nella vita. Quindi era un proseguimento naturale del liceo. E in realtà ti dico, non l'ho vissuta tantissimo, cioè facevo il pendolare, facevo avanti e indietro, quindi non l'ho vissuta proprio come universitario che abita lì e non mi ha dato né caldo né freddo, come un po' anche la scuola, cioè sono stati momenti di passaggio nella mia vita, quasi una bolla che non c'entra molto col resto. È un ricordo tanto lontano che non... Sì, ho conosciuto un po' di persone, ho fatto un po' di cose, ma in realtà poi è finita lì. Cioè, non è durata tanto e l'ho fatta più che altro proprio di passaggio, senza aspettarmi niente, sono uscito e è finita lì. Ho fatto il minimo, cioè no il minimo indispensabile, ho fatto quello che dovevo e basta. In che città giapponesi sei stato? Chiede Kawasaki. Sono stato a Tokyo, sono stato a Kyoto, sono stato a Osaka, sono stato a Himeji, sono stato a Hiroshima, sono stato a Miyajima, sono stato a Na, quindi Okinawa, sono stato a Miyakojima, quindi non mi ricordo come si chiama la città di Miyakojima, sono stato Kawaguchiko, quindi sul monte Fuji, sono stato ad Hakone, sono stato a Kamakura, sono stato sul monte Takao, sono stato a Nikko e mi sembra basta, non mi ricordo più. Zona Garibaldi, anche a me non piace Milano, ci sta, è un po' particolare Milano. Mio fratello Edito Yama, se passi da lì, se passi da lì il pizzaiolo ti giro il ristorante. Ok, grazie. Grazie Alessandro. Grazie, grazie. Mi manca un po' il Giappone, a dirti la verità. Vedremo com'è Shanghai. Vedremo com'è Shanghai. Me ne hanno parlato in modo diverso. Wow, ti è piaciuta Hiroshima? Molto, molto, mi è piaciuta molto più del previsto. Pensavo fosse, vabbè, vedi il museo, eccetera, della bomba atomica, e in realtà l'atmosfera che c'è in tutta la città è incredibile. Il museo è super toccante e in più la città è bellissima, piena di piante, piena di fiori, piena di vita.
solare con questi parchi bellissimi e in più Miyajima, l'isola che c'è di fronte, è bellissimo con questo Tori, questa porta rossa che con l'alta marea è in acqua, con la bassa marea come l'ho beccato io ci si può passare e camminare in mezzo, è incredibile. Alessandro, parere sull'America, ti è piaciuta? Vorrei andarci, ma voglio un parere onesto. Ci sono stato 2 volte in America, sono andato una volta a Los Angeles e una volta a Miami e sono andato non tanto come turista, però ti posso dire che a me non è dispiaciuta, non so se ci tornerei per starci più che come turista. Una volta lo volevo fare e prima del Covid stavo proprio cercando di crearmi un visto per arrivare a Los Angeles, per stare là per un po'. Poi è arrivato il Covid, ho cambiato le mie priorità e tutto, ma allo stesso tempo adesso secondo me è tanto pericoloso. Cioè, mentre una volta il mondo era più americanocentrico, adesso tuttora comunque parte dell'economia è americanocentrica, però il mondo dell'intrattenimento si è sviluppato in modo più sparso, quindi si è spalmato per bene. Con internet, con i social media, con Netflix, eccetera, non è più Hollywood il centro del mondo, non è più Los Angeles, e quindi i prezzi che ha e la sicurezza, che per me sono due cose fondamentali, prezzi e sicurezza, non ne valgono la pena. Andarci come turisti, certo, bellissimo, la gente è molto amichevole, a meno che non si arrabbiano e ti sparano, e tu puoi fare il viaggio in mezzo da una parte all'altra dell'America ed è bellissimo, tutto... c'è un clima incredibile, c'è una natura pazzesca. Una tua linea di profumi? Vorrei farla, ma costa farla, ragazzi. Vorrei farla, ho tantissime idee per brand di profumi, ma costa veramente tanto farla. E non è detto che ci si rientra col prezzo. Quindi dovrei prima crescere ancora un po', mettere via un po' di soldi in modo da avere il marketing un po' più sviluppato e dopo aprirla. Servono soldi, un po' più di sicurezza, ecco. Perché poi se non va, cioè i soldi posso anche metterceli in qualche modo. È che poi se non va sono fregato. Anche perché se faccio una cosa cerco di farla bene, ecco. Beh ragazzi, gli ultimi 2 minuti e poi stacco perché vedo che non c'è... Stasera siamo di chiacchiere leggere, quindi in caso se avete qualsiasi cosa potete scrivermi in privato. Così mi metto a editare il video quello di Ale della Giusta. Tra l'altro ho iniziato CrossFit per provare e sono a pezzi. Domani mattina alle 11 ho la seconda lezione. Speriamo. Va bene, dai ragazzi. Vedo che non ci sono altre domande. Stasera è solo una chiacchierata, non ho un argomento specifico di cui parlare, quindi chiudiamo qui. E ci sarò probabilmente questo weekend. Per chi vuole, farò vi farò sapere comunque sul gruppo, farò forse una live con Claudia, quindi avremo un argomento specifico e in caso vi aggiorno sui vari canali di Discord o Instagram. Va bene, dai, grazie di tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima live.
Alla prossima. Ciao Kawasaki, ciao a tutti, ciao Orazio, ciao Alessandro, ciao Samuel, ciao a tutti, ciao ragazzi, buona serata.